Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati da Francesca su Figaro Arte. Oggi vedremo come sgrassare la superficie della nostra opera dalle tracce di silicone. Allora, in tutte quelle tecniche in cui abbiamo utilizzato l'olio di silicone per creare celle, è assolutamente fondamentale, una volta asciutta l'opera, toglierne le tracce residue sulla superficie, prima di procedere alla verniciatura finale. Per fare questa operazione ci possono essere vari metodi. Artista che vai e metodo che trovi, nel senso che ci sono davvero tanti prodotti che possono essere utilizzati per sgrassare in modo delicato le nostre opere. Uno dei più semplici e dei più diffusi è quello che vede le salviettine umidificate per bambini. L'importante è che non abbiano alcol dentro o comunque degli altri additivi aggressivi. Io a casa avevo solo delle salviettine che utilizzo per il cane e non mi sono sentita di provarle sulle opere perché sono a base di clorexidina. In casa non ho quel tipo di salviettine, ma se optate per quelle nate per i bambini, sicuramente potete trovare un prodotto giusto. Un'altra alternativa molto valida è quella del detersivo per piatti, tipo questo, ma mi viene da dire che vanno bene più o meno tutti. Si scioglie in un po' d'acqua, e adesso andremo a vedere, e con uno straccetto o un pezzo di carta andiamo a ripulire la superficie dalle tracce di silicone. Un altro prodotto che io utilizzo è questo. È uno spray multiuso naturale, quindi non ha degli additivi troppo aggressivi. Attenzione perché di marche ce ne sono tante, ovviamente guardate la composizione chimica perché potrebbero contenere candeggine o anche altri additivi proprio sgrassanti che potrebbero risultare troppo aggressivi e insieme al silicone magari andate a togliere anche uno strato di colore. Prendendo le vostre tele che insomma hanno visto l'utilizzo del silicone, guardandole in controluce potrete vedere dove le tracce di silicone sono rimaste in superficie, solitamente in prossimità delle celle. Vedrete proprio dei circolini più lucidi e ebbene quelle sono tracce di silicone che dobbiamo andare a togliere. Ad esempio qui ho questo che avevo fatto con il VD40, questa telina qui, e anche questa piccolina dove avevo utilizzato lo svitol. Ecco, se io passo la mano sulla superficie sembra quasi gommosa, quindi qua ci sono veramente molte tracce da togliere. Qui un po' meno, ma comunque se guardo in superficie qualcosa da ripulire c'è. Idem per questi altri. Io qui ho un po' di tele, anche vecchie, che non ho mai, le avevo fatte così per sperimentare, per fare prove, quindi non mi sono mai messa a sgrassarle perché non mi interessava nemmeno verniciarle. Una cosa fondamentale è che l'opera sia completamente asciutta. Non basta che sia asciutta la superficie, quindi è sempre meglio aspettare almeno 2 settimane, meglio 3 o meglio ancora un mese, prima di procedere alla sgrassatura e alla verniciatura finale. Questo perché? Perché anche se sulla superficie a voi comunque risulta asciutta e vi sembra che l'opera sia asciutta, può essere che nelle profondità ancora non lo sia completamente. Il colore deve assolutamente indurirsi e seccarsi prima di procedere alla sgrassatura, altrimenti quando andate a passare il vostro panno o la vostra salviettina, il rischio è che vi rimanga eccessivamente colorata. Questo vuol dire che sta venendo via anche il colore. Quindi elemento fondamentale è lasciare asciugare le opere almeno un paio di settimane. E anche una volta sgrassate, meglio non procedere subito alla verniciatura finale,
ma lasciare passare almeno un paio di giorni. Allora, per quanto riguarda il sapone per piatti, io semplicemente prendo il mio detersivo, ne metto un po', vado a occhio, non ho idea di quanto ne metto un po'. Ecco. E poi aggiungo un po' d'acqua. Possiamo tranquillamente, io mescolo con le mani. Se volete aggiungere acqua calda, magari si scioglie prima. Questo è un detersivo piuttosto corposo, molto denso. Prendiamo un pezzo di carta, lo inzuppiamo dentro, io strizzo e spostiamo. E inizio a pulire. Ripeto l'operazione. E pulisco bene. Questo per esempio era quello che aveva più olio. Ci sarà schiuma ovviamente sulla vostra superficie, sulla superficie della tela produrrà schiuma, ma poi andiamo con un foglio di carta asciutto a rimuovere i residui di sapone e poi con un altro foglio di carta pulito lo bagno solo con acqua e vado a rimuovere completamente eventuali residui di sapone. Potete bagnare tranquillamente la superficie della tela quando il colore è completamente asciutto. Ormai questo io l'ho fatto mesi fa, forse anche un anno fa, non lo so, e vedete che non vengono via, cioè non ci sono tracce di colore. Però voi non lo potete sentire, ma io sì. Quell'effetto gommoso che mi dava il residuo non c'è più. Allora, una volta asciutto, ripassate la mano. Io quell'effetto gommoso, dicevo, non lo sento più, a parte un po' qua sui bordi. Su questi bordi qua sì, su questi bordi qua sì. Quindi do un'altra passata, vado nella mia ciotolina col detersivo e ripeto l'operazione. Ora proviamo invece a utilizzare lo spray. Un pezzo di carta pulito, spruzzo, faccio 2 o 3 spruzzi. Se provate un prodotto diverso, fate sempre le prove. Se avete il dubbio che possa andare bene, fate sempre le prove in un angolino, magari sul bordo, comunque in un angolo con una tela che magari vi interessa meno.
e poi andiamo a pulire. Passo più volte perché qui ne vedevo veramente parecchie. Spruzzo ancora un po' e passate sulla vostra tela. Allora, attenzione che io ripeto, questa è vecchia, quindi è assolutamente asciutta. Questo è un prodotto che ho già utilizzato altre volte su tela assolutamente asciutta, per cui sono tranquilla. Ma se avete il dubbio, mi raccomando, fate prima delle prove in un angolino e al limite potete diluire con acqua e utilizzare un prodotto sgrassante ma diluito. A me sembra che vada meglio. Devo fare un po' i bordi però, perché i bordi anche al tatto, questo è esagonale. Allora, quello che io posso indicarvi per togliere i residui di silicone dalle superfici delle vostre tele sono le salviettine umidificate per bambini. Cercate di leggere che non siano a base di alcol o comunque con additivi troppo profumati, quindi più neutre sono meglio è. E nel caso ne abbiate in casa di quelle multiuso, fate sempre una prova in un angolo o magari nel bordo. E seconda indicazione è sicuramente il detersivo per piatti, anche questo è molto utilizzato dagli artisti un po' di tutto il mondo perché il detersivo per piatti ce l'abbiamo tutti in casa, diluito con acqua, a occhio, ok? Dipende anche dalla concentrazione del detersivo, ma andate un pochino a occhio. Oppure uno spray meglio per vetri che multiuso come questo anche se è un multiuso, quindi adatto a più superfici, rischia di avere dentro anche additivi molto aggressivi, per cui insomma provate. Ok, si possono utilizzare direttamente anche spray come questo, ma fate sempre la vostra prova in un angolo della tela e se avete il dubbio che possa essere un po' troppo aggressiva potete anche provare a diluirlo, prendete una ciotolina con un po' d'acqua e spruzzate dentro un po' di prodotto. C'è anche chi utilizza più prodotti mischiati insieme, per esempio nella ciotola in cui andate a sciogliere il vostro detersivo per piatti con un pochino d'acqua si può magari spruzzare dentro o un po' di vetrillo, comunque un po' di questi spray, diciamo così, meglio se neutri o il più naturale possibili, perché sono meno aggressivi. Quindi dando magari 2 o 3 spruzzate dentro a un quantitativo del genere potete rinforzare un pochino il potere sgrassante, ma fate sempre le prove in un angolo della tela. Detto questo, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima.